Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Retro Games Classics, la serie dedicata ai videogiochi per Commodore 64 che rigiochiamo dopo quasi 40 anni dall'ultima volta. Oggi è il 10° episodio e quindi ci avviciniamo al termine di questa serie perché questo appunto è il penultimo episodio della serie. Quindi vi consiglio di seguirlo perché vedremo come al solito altri 5 giochi molto interessanti sicuramente che conoscerete. Non vi svelo i nomi dei giochi, vi do soltanto qualche piccolo indizio. Nel primo gioco di oggi vestiremo i panni di un oscuro essere che si aggira silenziosamente nell'ombra. Nel secondo gioco invece entreremo in uno scenario di guerra in uno degli sparatutto più famosi. Poi giocheremo nel terzo gioco alla Formula 1. Nel quarto gioco invece mangeremo spinaci per salvare la nostra bella e sconfiggere invece il bullo di turno. E infine guideremo tanti esserini simpatici e piccolini verso la loro fine, purtroppo. Da questi piccoli indizi sono certo che avrete riconosciuto almeno alcuni dei titoli che giocheremo oggi, quindi basta parlare e cominciamo subito dal primo gioco della giornata. Via! Ed eccoci quindi al primo gioco della giornata. Come avrete sicuramente riconosciuto, si tratta di The Last Ninja 2, una delle avventure isometriche più interessanti, più famose per Commodore 64, che spingevano molto con la grafica e che inoltre mi ha anche ispirato, per quanto riguarda appunto la grafica isometrica, per la realizzazione di un videogioco basato sui robottoni degli anni 70 e degli anni 80 che ho poi iniziato a sviluppare tanti anni dopo e di cui magari vi lascio anche il link perché di questo progetto ho realizzato anche un video. Ma basta parlare, cominciamo subito a giocare a questo interessante gioco. Ed ecco, ok, partiamo, andiamo subito nella prima stanza e ci tocca subito combattere contro il primo avversario. Prendiamo a calci. Dovrebbe essere quasi ok, ce l'abbiamo fatta. Non mi ricordo assolutamente come si fa, ma credo che a questo punto il mio gioco sia buggato perché non riesco a trovare la possibilità di utilizzare oggetti, di cercare, di visualizzare l'inventario. Anzi, se vi ricordate e mi potete dare qualche suggerimento per andare avanti, sarebbe molto apprezzato. Sto premendo praticamente tutti i pulsanti, tutti gli F. Ragazzi, non ricordo. Ok che faccio le capriole, magari posso fare una capriola, vado di sotto. Non mi fa andare nemmeno sotto. Facciamo gli squat. Bene ragazzi, sì, quello lampeggia, ma non fa niente. Beh ragazzi, credo che per The Last Ninja 2 sia tutto. Purtroppo credo che la mia versione sia buggata, quindi purtroppo appunto dobbiamo smettere qui e direi quindi di passare immediatamente al secondo gioco di oggi nella speranza di riuscire a sbloccare questa cosa. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti come avrei dovuto procedere perché assolutamente ho provato tutti i pulsanti della tastiera, tutti gli F, tutti i pulsanti veramente, ma non sono riuscito a fare niente, insomma, oltre alle mosse base, oltre ai tasti cursore e il pulsante di fuoco, non riesco ad attivare nessun altro tipo di comando, nessun altro tipo di tasto. Quindi per il primo gioco di oggi è tutto, passiamo immediatamente al secondo gioco. Ed eccoci quindi al secondo gioco di oggi, si tratta di Commando, uno degli sparatutto verticali ad ambientazione diciamo di seconda guerra mondiale, comunque guerrigliera, più famosi per Commodore 64. Anche questo non è un gioco originariamente creato per Commodore 64, si tratta di una conversione da un coin-op, quindi da un gioco da bar. Premiamo subito Start con il fuoco e entriamo nel campo di gioco. C'era la possibilità, se vi ricordate, di poter sparare con il nostro mitra o di sparare anche delle bombe che non ricordo come
si facesse, ok, con la barra spaziatrice si lanciano le bombe, bisogna stare attenti ad evitare anche le bombe lanciate dagli avversari e di tanto in tanto anche prendere qualche lingotto d'oro che ci può dare un punteggio superiore. Cerchiamo di superare, di liberare il nostro ostaggio, non ci siamo riusciti. Oh, questo me lo ricordavo. No. Vabbè, andiamo avanti. Forse non sono mai andato avanti così tanto in questo gioco. Ecco appunto, non dovevo dirlo. Stiamo no! No, no. Ah sì, sì, c'ero andato. Oh, No, no, no. Ma quando finisco il livello? Ottimo, abbiamo finito il primo livello di Commando dopo 40 anni che non giocavamo a questo gioco e adesso non ricordo nulla. No, no, e dai, non mi puoi mettere sotto così. Ma no, sono caduto nella fossa. Beh, io vado avanti, scappo. Ma no, usiamo questa tecnica. Mm, abbiamo ammazzato il sub. Ma no. E mo? Beh, ragazzi, stiamo scappando, ma siamo bravi a scappare. Uh. No. Beh, ce l'abbiamo quasi fatta. Abbiamo finito il secondo livello di comando. Scappando, però ce l'abbiamo fatta. Uh. E vabbè, ma non possono spararmi sempre i missili. È difficilissimo così. No, beh, ti credo. Credo che abbiamo l'ultimo mino. No. Abbiamo finito questo gioco e questo era Commando. Spero che vi sia piaciuto. Diciamo abbiamo avuto una prestazione che non ci aspettavamo. Siamo arrivati addirittura al terzo livello e diciamo un buon risultato dopo 40 anni e quindi procediamo al terzo gioco di oggi che spero vi piacerà anche quello. Ed eccoci al terzo gioco della giornata. Come potete vedere si tratta di Pit Stop 2, un gioco del 1984 della Epix, come possiamo vedere. Procediamo immediatamente quindi a giocare. Numero di piloti 1. Scegliamo il tracciato Brands Hatch. Qui ovviamente si tratta di tutti i tracciati storici se vogliamo, perché comunque stiamo parlando di un gioco che ha 40 anni e quindi tutti i tracciati di Formula 1 più famosi oggi non ci sono più. Brands Hatch non viene più utilizzato per la Formula 1 ormai da tanto tempo. Hockenheim, Rouen, questo non ricordo nemmeno, io ero ancora troppo piccolo evidentemente per ricordarmi questo tracciato, anche questo, Vallelunga, eccetera, eccetera. Proviamo con Hockenheim, numero di giri 3, livello di difficoltà, possiamo selezionare tra rookie, semi-pro, pro, andiamo su rookie. Cominciamo la gara. Selezioniamo il nome, Ciccio va benissimo, e partiamo. Io sono il rosso, quello di destra, si muove, e che dà fastidio a quello blu. Bam! Bam! Il gioco è molto semplice se lo paragoniamo ai giochi di oggi. Ovviamente il livello di difficoltà è anche basso perché abbiamo scelto rookie, quindi il primo livello, il livello più semplice di 3 presenti. Magari proveremo anche a cimentarci. Ecco, abbiamo perso già. No! Ma sei un bastardo. No! Ma spostati! Abbiamo la gomma che è diventata verdina. Se ricordo bene, questi colori indicavano l'usura delle gomme. Adesso non ricordo qual è la giusta successione dei colori, ma sicuramente significa che questa gomma si sta deteriorando, la gomma posteriore sinistra. E questo succede
Ad esempio quando ci scontriamo con altri giocatori, probabilmente le botte che ho dato all'avversario all'inizio della partenza, in fase di partenza, le sto scontando adesso. Spostati! Ma spostati! Ho andato al box, andare anch'io. Andiamo al box. Come si fa ad andare al box? Al box, prendi la gomma. Prendi la gomma! Si fa, prendi la gomma e prendi sta gomma. Ah boh, vabbè però. E ora come si fa? Aiuto! Andiamo. Praticamente mi ha doppiato. Finiamo i 3 giri, ma guarda un po'. Ma spostati! Speriamo che vada ai box, così un pochino di tempo lo recupero. Non penso di poter vincere a questo punto. Diciamo che come gioco dava il meglio di sé quando si poteva giocare in due. Infatti lo schermo, come vedete, è splittato in due. Probabilmente uno dei primissimi giochi che sfruttavano questa soluzione per giocare in due contemporaneamente, ed era sicuramente una scelta azzeccata perché, come sapete, poi tanti videogiochi anche di oggi sfruttano questa suddivisione dello schermo in maniera da poter consentire a due giocatori di giocare contemporaneamente in giochi complessi in cui i giocatori, appunto i personaggi di gioco, si trovano in posizioni della mappa completamente diverse. Di per sé il gioco è piuttosto noioso, anche forse un po' frustrante se vogliamo. Quello non si è fermato, si è fermato, non si è fermato. Dicevo un po' frustrante perché comunque anche la grafica è sempre la stessa. Ripeto, la cosa più interessante, la cosa che lo rendeva più divertente è sicuramente la possibilità di giocare in due. Adesso finiremo il terzo giro. È andata ai box, forse ha finito la gara. Quindi sono rimasto solo, sicuramente è stato comunque un buon risultato perché sono arrivato secondo. L'importante è che non vada a sbattere, l'importante è che non scoppiano le gomme. E spostati! Eccoci all'ultima curva, prima del traguardo. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati decimi. Ottimo risultato. Oggi saremmo andati a punti, non in quel periodo lì dove appunto si andava a punti soltanto nelle prime 6 posizioni. Questo comunque era Pit Stop 2, carino, ripeto, da giocare sicuramente in due, da soli non ve lo consiglio, non è sicuramente divertente, ma in due può avere un suo senso. Quindi questo era il terzo gioco della giornata e andiamo avanti con il quarto gioco di oggi. Ed eccoci quindi al quarto gioco. Come potete vedere è un altro gioco del 1984, si tratta di Braccio di Ferro Popeye e possiamo giocare sia in un giocatore o due giocatori contemporaneamente. Selezioniamo uno e partiamo subito. Quindi l'obiettivo è, come forse ricorderete, quello di prendere tutti i cuori che ci lancia la nostra Olivia e di evitare in qualche modo di essere toccati da Bluto, che ci lancia di tanto in tanto anche degli oggetti. Ovviamente i cuori ci consentono di raccogliere dei punti, mentre Bruto, vedete da sotto, può saltare e eventualmente colpirci. Se ci tocca, appunto siamo morti. Aia, come in questo caso. Possiamo andare a prendere però gli spinaci, diventiamo verdi e in questo caso abbiamo la possibilità di andare a colpire Bruto senza morire, senza perdere l'omino. Altra cosa che possiamo fare è andare a colpire questo sacco da box che fa cadere quella specie di alveare e se nel cadere l'alveare colpisce Bruto appunto si stordisce e noi acquisiamo dei punti. Questa cosa non me la ricordavo. Credo che abbiamo terminato la partita. Partiamo con un'altra partita. Poi di tanto in tanto, come abbiamo visto in precedenza, appare sui bordi dello schermo una streghetta che ci lancia degli oggetti e che se ci colpisce noi appunto perdiamo l'omino.
Ah, mannaggia. L'obiettivo è raccogliere tutti i cuori per completare la casa. Come possiamo vedere, per riempire la nostra casa in alto qui, Bruto ci lancia degli oggetti. No, sbagliato. 3D, ma i cuoricini rimangono. No. Beh, voglio almeno superare il primo livello. E che facevo lì? Però se la streghetta mi compare sia a sinistra sia a destra, io non posso scappare. Non posso fare niente. Ora sto capendo. Non mancano molti cuori. Mancano solo 2 cuori. Ah, questa cosa non la ricordavo. Ah, ce l'ho fatta. Abbiamo superato il primo livello. Quindi non dobbiamo far cadere i cuoricini fino al mare. Procediamo al secondo livello. Non mi ricordavo che cambiava completamente la grafica. Quindi adesso non abbiamo più i cuoricini, ma abbiamo le note. Ah, abbiamo la possibilità di saltare. Aiuto. Eh no, mi ha fatto un doppio salto, non pensavo. Ok, questo era Popeye, era il quarto gioco di oggi e procediamo con l'ultimo gioco della giornata e sono convinto che vi ricorderete anche appunto del quinto gioco che vedremo oggi. Ed eccoci all'ultimo gioco della giornata che come potete vedere è Lemmings. Procediamo subito a questo praticamente puzzle game in cui dobbiamo comandare una serie di piccoli appunto esserini per disporli nella maniera più opportuna per poter poi diciamo concludere il livello. Adesso vediamo se mi ricordo qualche cosa perché io comunque non ho mai giocato più di tanto a Lemmings, quindi vediamo se mi ricordo qualche cosa. Eccoci al primo livello, ci danno subito una mano perché ci dicono che dobbiamo soltanto scavare. Abbiamo a disposizione 10 lemmings e il 10% devono essere salvati, quindi 1 su 10. Oh, siamo riusciti a... Dove vanno? E quindi? Abbiamo salvato tutti i lemmings, siamo stati bravi, non mi ricordavo bene questa cosa, quindi devono andare a finire dentro quella porta. Ok, adesso quindi si sta caricando il secondo livello. Il primo livello, diciamo, è stato facile. Devo ricordare come fare per assegnare le varie caratteristiche a ciascun lemming. Abbiamo un certo numero di lemmings che abbiamo a disposizione in ciascun livello e abbiamo una percentuale di lemmings che dobbiamo salvare per poter passare al livello successivo. Possiamo per ciascun lemming assegnare una determinata caratteristica, vediamo cosa succede se cadono. Ah, muoiono. Ops. Ok, abbiamo sbagliato. Riproviamo il livello 2 e assegniamo a tutti la proprietà di aprire, diciamo, l'ombrello per fare in modo che non si vadano a schiantare per terra. Quindi aprendo l'ombrello planeranno e potranno poi proseguire verso la porta che ci porterà appunto al secondo livello. Ovviamente questi primi livelli sono molto semplici, proseguendo nei livelli sarà sempre più complicato. Possiamo indicare per ciascun lemming una caratteristica del lemming che ad esempio potremmo decidere di far saltare in aria un lemming per creare un'apertura e quindi sacrificarlo per il bene del resto del gruppo. In questo caso abbiamo recuperato il 100% dei lemming quando il minimo indispensabile per proseguire era il 10%, quindi su 10 ne dovevamo salvare almeno uno. Ecco, siamo arrivati al terzo livello e qui le cose cominciano a essere un po' più interessanti perché vediamo che abbiamo come numero di lemmings a disposizione nel livello 25
di cui il 10% deve essere salvato, quindi ben 2,5 lemming devono essere salvati. Abbiamo come tempo a disposizione 5 minuti. Procediamo. Boh, che dobbiamo fare? Oh, oh, che? Ma perché? Ok, questo era quindi Lemmings. Adesso non sta funzionando il comando, non ho capito perché. Non mi aprono l'ombrello. Boh. E niente, quindi abbiamo perso. Questo era il terzo livello, abbiamo perso. Finiamo qui quindi questa giornata con i 5 giochi di oggi, del 10° episodio di Retro Games Classics dedicato completamente al Commodore 64. Fatemi sapere nei commenti qual è il gioco che vi è piaciuto di più tra quelli che abbiamo visto oggi e mi raccomando mettete un like se vi è piaciuto questo video e soprattutto iscrivetevi al canale. Questo era il penultimo episodio di questa serie completamente dedicata al Commodore 64. Il prossimo episodio sarà l'11°, sarà appunto l'ultimo, ma fatemi sapere se vi piace questo genere di video perché magari potremmo creare anche una seconda serie, magari dedicata al Commodore Amiga oppure direttamente ai coin-op. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ve lo ricordo, e ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!